Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati! Oggi prepariamo insieme il gâteau di patate, buonissimo con tanto prosciutto cotto e formaggio filante. Guardate che bello, perfetto per le feste! Bene, allora per prepararlo mettiamo subito a cuocere le patate in acqua fredda con un cucchiaino di sale. Le lasciamo cuocere finché saranno morbide. Io sto facendo una dose abbastanza grande, magari per una decina di persone per quando abbiamo invitati in casa. Se invece in casa siete pochi e volete farne una dose più piccina, basterà dividere per due tutti gli ingredienti. Quindi andiamo a sminuzzare il prezzemolo e una volta che le patate saranno cotte, quando sono ancora calde le andiamo a schiacciare. Nel frattempo, amici, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like a questo video e di commentare. Grazie davvero per il vostro supporto, che per me è davvero tanto importante. Una volta che abbiamo finito di schiacciare tutte le patate, possiamo aggiungere 100 g di burro all'interno. Se non volete utilizzare il burro, potete utilizzare l'olio extravergine di oliva. Naturalmente il burro ha un sapore davvero fantastico in questa ricetta. Sale quanto basta. Aggiungiamo il prezzemolo tritato, che se non piace ai vostri bambini naturalmente non mettetelo all'interno. Poi 150 g di parmigiano grattugiato, pepe nero, noce moscata, e sapete cosa vi dico? Andiamo ad impastare direttamente con le mani, perché soltanto così riusciremo a far amalgamare benissimo tutti gli ingredienti e a far sciogliere anche il sale e a distribuire bene il pepe nero e la noce moscata. Quindi mi raccomando, utilizzate sempre le mani pulite o magari utilizzare dei guanti come sto facendo io. Allora, prima di aggiungere le uova, assaggiamo, vediamo se è buono di sale. Dopo possiamo aggiungere 2 uova. Mescoliamo bene e dopo pensiamo anche alla farcitura. In questo caso io sto utilizzando 200 g di prosciutto cotto e 250 g di provola. Naturalmente se preferite altri salumi come la mortadella, il salame o il prosciutto di tacchino, potete sbizzarrirvi. Tagliamo anche la nostra provola. Vi sconsiglio di utilizzare la mozzarella perché naturalmente è ricca di acqua, a meno che non la lasciate scolare per tutta la notte e quindi dopo sarebbe perfetta. Eccolo qui, il ripieno è pronto, lo andiamo ad aggiungere alle patate e andiamo ad amalgamare il tutto, sempre utilizzando le mani pulite. Prendo una teglia cerniera e la vado ad imburrare. Questa ha un diametro di 28 cm. Se avete una teglia da 26 va bene, ugualmente. Quindi imburriamo la teglia e dopo mettiamo circa 2 cucchiai di pangrattato. Facciamo roteare la teglia e dopo sbattiamo via l'eccesso. Andiamo ad inserire all'interno il nostro impasto. Vi consiglio di lasciare l'acqua aperta così potete sciacquarla molto spesso e in questo modo non si appiccicherà alle vostre dita.
Sempre con la mano bagnata andiamo a schiacciare bene la superficie e a livellarla. Così uscirà una superficie uniforme. Bene, per completare possiamo versare sulla superficie circa 20 g di burro sciolto, oppure se preferite dell'olio extravergine di oliva, circa 2 cucchiai di pangrattato e siamo pronti per andare ad infornare questa meraviglia a 200 gradi in forno termoventilato per circa 30 o 40 minuti. Insomma, finché vedremo che avrà formato in superficie una crosticina croccante davvero super invitante. Sfornato il nostro gâteau di patate, mi raccomando, lasciatelo riposare, almeno per 2 ore. Così potremo sformarlo senza paura di romperlo. Il gâteau va sempre sformato quando è freddo, mi raccomando. A questo punto tiriamo via la teglia e aiutandoci con un coltello lo andiamo a far scivolare sul nostro piatto di servizio. Naturalmente un piatto che può essere riscaldato, quindi in forno oppure in microonde per quando lo porteremo in tavola. Così sarà bello, ricco, filante, saporito, buonissimo. Adesso ne taglio una fetta per farvi vedere l'interno. Eccolo qui, naturalmente è freddo e vado a riscaldare soltanto la fetta che vi farò vedere. Eccola qui, l'ho riscaldata in microonde e adesso vedrete come è filante. Ecco qui. Vi assicuro che fa un profumo meraviglioso e che il sapore è eccezionale. Davvero una ricetta bellissima che possiamo pensare anche di preparare per la domenica o per le festività, perché no, anche per Natale. Io spero che la ricetta vi sia piaciuta, fatemelo sapere qua giù nei commenti, vi mando un bacione, un abbraccio e ci vediamo domani con una nuova video ricetta. Ciao!